Ciao a tutti, bentornati nel nostro canale. Io, per chi non lo sa, sono Laura. Io sono Sabrina. Oggi vi volevo fare vedere una ricetta molto semplice con solo 3 ingredienti, come potete vedere qui. È anche una ricetta molto banale, però è un dolce che può soddisfare il nostro bisogno di mangiare una cosa dolce. Poi se è fatta in casa ancora meglio. Cominciamo. Prendiamo il grembiulino, tu metti questo, va bene. Io ero la mamma. Il nero alla mamma, te lo metto così, che così non ci sporchiamo. Ora mettiamo anche il mio. E sono la mia mamma. Bene, come prima cosa vi volevo spiegare gli ingredienti. Abbiamo bisogno di 150 grammi di farina di cocco, 3 uova, che useremo solo l'albume. E dato che io sono diabetica, oggi voglio fare una ricetta completamente senza zucchero. Ho scelto un dolcificante a 0 calorie e 0 carboidrati. Poi ve lo faccio vedere. E poi batti le uova e metti qua. È molto semplice, si devono solo amalgamare tutti gli ingredienti. E cominciamo. Fa la mamma un uovo, così ti fa vedere come si fa, ok? Guarda, dobbiamo non prendere tutto l'uovo, ci serve solo il bianco, albume. Vuoi contare tu nel frattempo? No. No? Oggi tu mi contavi in inglese. Vedi come fa la mamma? Sì. Ce la fai a fare così? Sì. Ma sei sicura? Sì. Va bene, vediamo. Pupa. Bene, io te lo rompo e cominciamo insieme a fare. O lo vuoi fare tu? Tu. Lo faccio io? Io. E fallo, dai. Vediamo. Ok, facciamo insieme. Dove il taglio qui? Apriamo. Così. No! Ok. C'è caduto un po' Uovo. di uovo. Ok, il prossimo lo fa la mamma. Aspetta che ti pulisco. Non lo fo io. Lo vuoi fare tu? Sì. Va bene. Mi sono bagnata le mani. Ti sei bagnate le mani, ti sei sporcata. Come si chiama il giallo? Si chiama. Si chiama. Si chiama. Quello bianco come si chiama? Chiama. Dai, prendi l'uovo. Si chiama tuorlo, quello rosso, quello giallo. Fai un po' più forte. Ok. Oh, Aiuto. aiuto, ti aiuto? È andato anche questo tuorlo nel nostro albume. Ti ho bagnato le mani. Ti sei sporcata un pochettino? Sì. Ok. Fa niente, è normale, quando si cucina ci si sporca. Eppure il cattivo. Dovete montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Io vado a fare e ci vediamo dopo. Possiamo notare l'albume sul mobile. Tienilo premuto e poi puliamo. Tienilo premuto. Brava. Mi serve per cucchiaire uno piccolo. Da poco. Bene, eccoci qua. Vi volevo dire che in questo impasto, tra virgolette, potete aggiungere la buccia di arancia, la buccia di limone oppure un pizzico di cannella. Per chi non piace la farina di cocco può mettere le noci tritate molto finemente, però in una quantità molto piccola. Oppure le noci. Come dolcificante io uso questo tipo qui,
E mi piace molto perché ha sia 0 calorie che 0 carboidrati e quando io andrò a fare i miei conteggi per questi dolcini io non... Ok, mettiamolo dentro tutto, brava. Quando andrò a fare i carboidrati devo tenere conto solo dei carboidrati della farina di cocco. Ora si mescolano tutte cose insieme, è molto semplice, molto banale questa ricetta, però è molto buona. Spero che proverete anche questa, come avete fatto anche con le pizzette muffin. Per chi non ha visto, l'invito a dare un occhio a questa ricetta. E ora possiamo mescolare tutto insieme. Aggiungiamo poco poco la farina di cocco, che sono i 150 grammi. Fa un po' la mamma e poi fai tu, va bene? Così poco poco, piano piano. Vedi? Che bello odore di cocco! Sì. Noi adoriamo il cocco. A voi? A voi piace il cocco? Vi sta domandando Sabina, a voi piace il cocco? Tu che dici? A loro piace? Vediamo se rifanno questi dolcettini, questi biscottini al Sì, cocco. oppure si fanno la banana, mela, zucchero. Zucchero noi non abbiamo messo, perché? Perché non abbiamo messo noi lo zucchero? Perché Papà, la mamma non Sì. può mangiare papà, zucchero. si fa. E mescoliamo piano piano. L'impasto deve essere un po' duretto, non liquido, e in base al tipo di farina di cocco che voi lo trovate possono essere bisogno di 150 grammi oppure un po' di meno. Vi rendete un po' conto dalla consistenza, perché se è sbriciolosa non si possono compattare i biscottini. Mamma, perché sta fresco? C'è una mamma. Nel tempo che io mescolo, mi vuoi contare in inglese? No. No? Ok. Ieri contavi in inglese quando sei venuta da scuola. Oggi no? Ora semplicemente con un cucchiaio mettiamo questa qui, È una cosa. una teglia rivestita di carta forno. Andiamo a prendere il nostro impasto e a fare delle piccole palline che li potete modellare anche con la mano e adagiarle sulla carta forno. A me piace lasciarle un po' più alte, così all'interno rimangono un pochettino più bagnate, più umide, però se a voi piace li potete schiacciare di più oppure farle meno alte. O meno piccole. Oppure facendo con le mani potete fare delle piccole palline così, senza pressarlo troppo però. Mi vuoi cantare una canzone, Sabina? No. No? Non vuoi parlare neanche con tutte le persone che ci guardano? Vuoi dire qualcosa? No. Gli vuoi domandare di nuovo se gli piace questa farina di cocco? Gli vuoi domandare cosa hanno fatto oggi? Se stanno bene? Mm? No. No. Vuoi andare a colorare? No. Tutto no oggi. Per i cucchiai si fa così. Oppure non si vogliono. Fai per non tossare. Li vuoi fare anche tu? Vuoi fare anche tu una pallina? Sì? Alzati le maniche e facciamo una pallina insieme. Prendi un po'. Ok, e forma una pallina o quello che ti piace a te. Più grande, ma la vuoi così piccolina? Sì. Va bene. Il bello di questo dolcetto al cocco è che è molto semplice, molto, molto rapido e potete giocare insieme ai vostri bambini a creare queste piccole palline, insomma, la forma che vogliono loro. Falla un po' più grande così, un po' più alta.
No? Non la vuoi più alta? Posso? Ok, questa è l'ultima, la vuoi prendere tu? Sì. Va bene, prendila tutta tutta, così io poi vado e mi lavo le mani, va bene? Sono scoperta! Fatto? Hai finito? Hai bucato vero? Sì, abbiamo sporcato un pochettino tutto. Allora, questi biscottini dolcetti al cocco vanno in forno per 15 minuti a 180 gradi, forno già riscaldato. Prima di andare in forno vi volevo dire, la farina di cocco ha 24 carboidrati per 100 grammi di Te prodotto. piace il cucchiaio piccolo? Per te. Noi abbiamo messo 150 grammi e poi faremo i conteggi di quanti carboidrati viene ad avere un biscotto. Ora andiamo nel forno e ci vediamo dopo. Posso? Fatto? Brava, batti il 5. Andiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Vi volevo anche dire che se avete qualche ricetta di qualche dolcino oppure anche piatto salato che vi piace però ha un contenuto troppo alto di carboidrati, aspetto le vostre ricette e io cercherò di modificarle per farle più adatte a noi, meno caloriche. Passati 15 minuti, vai un po' indietro, mammina. Ecco, a noi i biscottini non li fate molto sottili perché sennò si bruciano. E io ho fatto Tu hai fatto un po' più sottile. Guardate come sono belli, hanno un profumino. Ci vediamo all'assaggio. E siamo giunti all'ora dell'assaggio. Allora, in base ai miei conteggi e ai miei calcoli, la farina di cocco avendo 24 carboidrati, noi ne abbiamo messo 150 carboidrati, e mi sono usciti 13 biscotti e per me e per il mio necessario di insulina, bello il cane in sottofondo, secondo i miei calcoli, un biscottino ha intorno a 2 carboidrati. Per 2 carboidrati io con il mio necessario di insulina non mi devo fare neanche l'insulina. Perciò io posso mangiare uno tranquillamente, che le assaggerò ora. Intanto vi ringrazio di aver seguito il nostro video, spero che rifarete i biscottini. Sono curiosa, se avete domande vi aspetto nei comment. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, attivate le notifiche, il campanellino, così non perdete i nostri prossimi video e ne faremo tante altre ricette insieme. E per oggi questo è tutto, grazie, un bacio a tutti e buon appetito! e buon appetito. Sono buonissimi. Inoltre vi volevo ricordare che sotto il video troverete la ricetta con tutti gli ingredienti e i grammi che li ho usati. Un bacio! Però è un dolce che può soddisfare i nostri... Però è un dolce che può... Stai ferma qua, Sabina? Allora mamma, il su 7 banane, mela, rassa. Spallina.
non dimenticate di iscrivervi, non dimenticate di non dimenticate di iscrivervi.